Sbaglio o c'è qualcosa che non va in questo acquario? Ebbene sì, purtroppo ragazzi c'è qualcosa che non va in questo acquario. Questo acquario è vuoto per il semplice motivo che non ci sono più i Crosomus erythrogaster. Perché? Sono stato via 2 giorni perché sono partito ieri mattina per motivi familiari e purtroppo ho avuto una bruttissima sorpresa a rientro che adesso vi mostro. La bruttissima sorpresa è questa. Ahimè, tutto il banco dei Crosomus erythrogaster morti. Come ne sono accorto? Sono tornato stasera, mi sono detto alla mia compagna, nel frattempo che voi vi sistemate, io vado a mangiare i miei pesci perché poi avevamo un impegno familiare dei nostri genitori. Nel frattempo ho visto che c'era qualcosa che non andava, l'acquario era vuoto. Come adesso. Però la differenza è che tutti i pesci erano una galla. Quando ho cominciato a vedere il primo, il secondo, il terzo, praticamente su 24 Crosomus, qua ce n'è solo uno, ma perché tra poco vi facciamo vedere quanti siamo riusciti a salvare. Qua ci sono 3 esemplari, mi sembra che ce ne sia anche un quarto, e poi c'è ancora questo qui. Non sapendo né leggere né scrivere, appena l'ho visti che boccheggiavano, ho tirato su i sopravvissuti, perché c'erano anche Tannictis che boccheggiavano. Li ho tirati su e li ho buttati sotto. Sarà un rischio? Non lo so, per ora non si cagano di pezza. Adesso infatti devo mettere anche a fare una piccola manutenzione, cioè tirare via dell'acqua e mettere della pulita. Cosa ho fatto? Ho tirato via 1/3 dell'acqua, immediatamente, pulito il filtro, messo acqua nuova e ho aggiunto un aeratore, come potete vedere. Cosa è successo? Qua c'era un filtro di settimana, ma ahimè, purtroppo, anche lì, sfiga, ero lì che stavo vedendo il tutto come si deve. Cosa è successo? Vi faccio vedere. Non va. Si è bruciato. Il filtro della Hein, che era in appoggio a livello biologico, quindi di conseguenza era solo pieno di materiali biologici come cannolicchi, eccetera, eccetera, si è spento. Ho provato a settarlo, a sistemare tutto, ma ahimè, il motore, sento quel paese, come potete vedere, è bombato. Adesso non so se è bombato così in natura o meno. Si è bruciato, ho provato a riavviarlo, ma nulla, non funziona. Mi sono detto, vabbè, provo a vedere se lo trovo online. Sti cazzi, 90 euro, solo un pezzettino. Quindi mi sono detto, vabbè, appena arriva la busta paga, ne prenoto uno proprio da battaglia, giusto per. Il problema è che è successa questa sorpresa. Naturalmente, dopo tutto quanto sistemato, fatto, sono andato alle mie cena e ho fatto una tragica scoperta. Abbiamo scoperto che nella giornata di oggi, purtroppo, nel nostro paese è venuta a mancare la corrente per diverse ore, anzi andava e tornava. Il problema è che, avendo già un filtro leggermente sottodimensionato, perché devo essere sincero, mi ero anche dimenticato di avere questo aeratore, perché secondo me se avessi messo questo, sto problema non c'era, quindi di conseguenza tutta questa problematica di mancanza di ossigenazione che non ci sarebbe stata, perché si vede che c'è proprio la patina oleosa batterica, quindi adesso bisogna cercare di ottemperare questo problema. E niente ragazzi, come è successo l'anno scorso con i Nootropis sutrensis, adesso è successo anche con i Crosomus. Cioè, non so descrivervi ciò che provo, perché per me questo è un grandissimo fallimento. Era in programma l'acquisto anche dei generatori di supporto per eventuali
cali di tensione, ok? Perché purtroppo in questo periodo può succedere. Infatti ero in programma, mi sono detto vabbè dai, appena ho la possibilità lo compro, perché non vorrei capitare come l'anno scorso che ho perso dei pesci, un banco di pesci. Adesso ne ho persi un banco da 20. Mi scoccia perché non sono pesci facilissimi da trovare, sono stati forniti dalla Mangrovia, quindi veramente erano bellissimi, perché soprattutto adesso erano in fase di produzione con una livrea molto bella. Anzi, volevo sistemare le cose per poter, come dire, poter quantomeno riprodurli, perché avevano già 2 anni, quindi di conseguenza vivono 2 anni e mezzo, massimo 3, ma sui 2 anni e mezzo, quindi erano anche abbastanza grandicelli. Il problema è che poi non siamo riusciti per tempo a fare questo. Purtroppo è stato un insieme di sfortunati eventi, perché il filtro grosso biologico che si è bruciato, di conseguenza è stata la corrente, sicuramente c'è stato un picco di inquinanti e di conseguenza un calo dell'ossigeno, e mi sono morti i pesci. Poi i Crosomus, essendo pesci di fiume che hanno bisogno di acqua ossigenate, sono schiattati tutti. Quindi purtroppo ragazzi la situazione è questa: acquario grande, piantumato ma vuoto. Adesso non lo so, chiedo a voi un consiglio: se prendere i pesci che ho e sistemare nelle altre vasche e ripartire con qualcosa di nuovo, di diverso, lasciarlo così, mettere magari qualche altra specie, non lo so. Devo essere sincero, sono abbastanza abbattuto per questa cosa, perché davvero non ho parole. Cioè è brutto quando stai dietro dagli animali eccetera eccetera, vai via per 2 giorni per svago anche personale, nonostante, attenzione, 2 giorni prima, il giovedì, gli avevo fatto con cambio d'acqua, perché mi sono detto vado via 2 giorni, loro hanno bisogno di acqua fresca, ve la cambio, domenica sera tutto più metto dell'acqua nuova, ma ahimè stasera mi sono trovato questa sorpresa. Quindi ragazzi, da questo errore abbiamo imparato un'altra cosa: premunirsi con l'attrezzatura adeguata, soprattutto in questi periodi, che qua dove siamo noi abbiamo toccato anche in 38-39 gradi, in questa giorni ha fatto tanto caldo. Se avessi avuto un generatore di supporto sicuramente non sarebbe successo questo, perché abbiamo controllato altre vasche e tutti i pesci, il Macropodus, il Machaensis, abbiamo i Channoides, i Percisole, mi sono anche preoccupato per loro, infatti mi sono messo subito a vedere se c'era qualcosa che andava, ma stanno bene. Mi è dispiaciuto perché per l'ennesima volta c'è stato un errore, mi sono morti un banco di pesci, un banco su 25 esemplari, me ne sono morti 20. Mi gira il culo, scusate il termine della parola, perché mi girano le palle proprio. Cioè, infatti sono molto abbattuto, perché ci tenevo, perché ho degli animali bellissimi, volevo anche riprodurli, e adesso mi trovo questo acquario da 180 litri con il Tannictis, che per fortuna non me ne è morto neanche uno, anche se boccheggiavano, però si sono ripresi abbastanza velocemente. E niente, la situazione è questa: acquario vuoto e buono. Chiedo aiuto a voi: cosa fareste al mio posto? Smontereste tutto per poter affrontare una nuova avventura? I Tannictis andrebbero nell'acquario dei Macropodus, i Snake Skin Blue Tiger, nel caso, idem magari Coridoras e magari anche gli Ancistrus. Li metterei lì e via, giusto per vedere cosa fare, perché non so, chiedo a voi un supporto anche morale, ok? Perché quando succedono queste cose, veramente, per chi come me vuole portare la sua esperienza in questo nelle piattaforme, per me è una delusione molto forte. Quindi non so cosa fare, devo essere sincero, e chiedo aiuto a voi. Cosa fareste al mio posto? Quindi ragazzi, non è un video come gli altri, purtroppo in progetto c'erano cose nuove, come ad esempio questi. Facciamo vedere che sono in programma questi 2 nuovi progetti,
Avevo già anche sistemato la lucina, aspettate un secondino che non so dove caspita è. Aspettate, è qua? Sì? Può dire. Aspetta, 3. Dov'è? No, sbagliato. Questa qua. Questa qua, perché qua volevamo programmare di metterci un piccolo pesce stile asiatico, questa è un'idea, ma poi volevamo mettere tutte le carni da questa parte in modo da simulare una sottospecie di risaio, una foresta di bambù, e qua un piccolo paludario con un nuovo animale, che non è un pesce, ma un piccolo crostaceo, giusto per cambiare, avere qualcosa di nuovo e diverso. Naturalmente noi facciamo tutto questo per essere trasparenti nei vostri confronti, perché non vogliamo essere come alcuni creator che fanno vedere solo il bello e che sembra che va tutto bene, ma in realtà purtroppo succede anche questo, imprevisti, che ti portano a un danno assurdo. Quindi noi puntiamo a questo, sulla trasparenza, sul far vedere che facciamo degli errori, che in questo caso non è stato un errore nostro diretto, ma una conseguenza a una serie di fattori che, nonostante tutto, con le accortezze in più si possono evitare. Purtroppo non lo facciamo per questo, vogliamo essere solo trasparenti. In pochi lo fanno, però noi sì. Qualcuno ci vuole prendere in giro perché poi naturalmente sul mondo social e dietro una tastiera ci sono tanti leoni, quindi se vogliono parlarne ok, possono anche venire qua nelle zone di Bergamo, ci troviamo in un posto e ne parliamo, perché dietro una tastiera siete tutti bravi a criticare e ad offendere, quindi piuttosto evitate. Se avete delle critiche costruttive sono ben accette, anzi noi siamo i primi ad accettare qualsiasi critica, se è costruttiva, attenzione, se è solo per offendere, tenetevela per i fatti voi, per i fatti vostri. Quindi ragazzi, ahimè, è così. Ahimè, questa tegola di stasera non ci voleva, quindi adesso non so cosa fare, se provare con una nuova avventura oppure cercare di sistemarlo e provare con qualcosa di nuovo oppure no, non so. Quindi ragazzi, per questo video per ora è tutto. Non vi chiedo se il video vi è piaciuto perché non mi sembra il caso. Se volete condividere, commentare se avete avuto esperienze del genere, purtroppo è la seconda volta che ci è capitato, quindi non è bello. Sicuramente c'è stato un calo di ossigeno, perché i pesci quando boccheggiano c'è un calo di ossigeno. Quindi ragazzi, purtroppo è successo per l'ennesima volta. Sicuramente quando in futuro, che adesso non vi anticipiamo nulla, ci sarà un grandissimo progetto per il 2027, naturalmente ci armeremo con tutti questi dispositivi, perché siamo diventati pesci per YouTube, abbiamo superato il primo step delle visualizzazioni, abbiamo superato il 3000 ore di visualizzazione, abbiamo superato anche, siamo a 1600 iscritti, che per tanti potrebbero dire vabbè sono 4, è una cagata, però per me è motivo di grande soddisfazione e cose di questo genere veramente mi fanno male, però ad ogni brutta cosa c'è sempre qualcosa da imparare. Abbiamo imparato che nonostante tutto bisogna sempre muoversi per tempo per poter sistemare problematiche future. Quindi ragazzi, per ora è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Vi salutiamo con questa vasca vuota. Al prossimo video, ciao ragazzi.